1 aprile 1996. Un ordigno incendiario, una Molotov, devasta alle 2 di notte la casa di Cesare Martellino, il magistrato impegnato nei casi sull'omicidio dell'Olgiata e sul caso Ferraro. L'ordigno è stato lanciato da un parco pubblico su cui affaccia il terrazzo. Martellino si trova a Trapani per una rogatoria internazionale nell'ambito dell'inchiesta su Alberica Filo della Torre. Mentre 2 settimane prima, al Palazzo di Giustizia, era pervenuta una busta anonima e sgrammaticata, con pesanti minacce di morte allo stesso Martellino e al PM Rossi, che con Martellino sta seguendo il caso Ferraro. Sul caso Ferraro entra in scena anche Stefania Ariosto, la super testimone dell'inchiesta che ha portato in carcere Renato Squillante per il processo IMI-SIR e le relative presunte tangenti. L'Ariosto dichiara ai magistrati di aver ricevuto una confidenza da Cesare Previti l'anno precedente. In un'uscita con la barca dei Caltagirone e alla presenza anche del presidente del Senato, Carlo Scognamiglio, il Previti ebbe a dire che stava cercando di ristrutturare i servizi segreti e trovava ostacoli nel Ferraro, che definì un osso durissimo. Caltagirone, Previti e Scognamiglio negheranno la circostanza affermata dall'Ariosto. Sempre nel mese di aprile 1996, quasi un anno dopo la morte di Ferraro, alla Procura di Roma e al Messaggero viene inviata una lettera dal titolo Riferimento delitto Mario Ferraro, con la quale un abitante di via della Grande Muraglia 46, già sentito dagli inquirenti, riferisce di aver visto un dipendente del SISDE, coinquilino dello stesso Ferraro, sostare nel pianerottolo del suddetto Ferraro e salire le scale a fatica, come se avesse un impedimento fisico. La denuncia fornisce nome e iniziale del cognome. A distanza di qualche mese ha cambiato residenza e mi permetto, ancora una volta, di segnalare queste anomalie, dato che non è stato fatto un minimo di indagine. 2 giugno 1996. Nell'inchiesta Check to Check per il traffico di armi vengono indagati anche il leader dei nazionalisti russi Vladimir Zhirinovsky, l'ex venerabile Licio Gelli e suo figlio, ma anche l'imprenditore somalo Said Omar Mounier, coinvolto nell'inchiesta sull'omicidio di Ilaria Alpi e anche sulla strage di Lockerbie. Zhirinovsky avrebbe operato tramite Nicolas Oman, console a Lubiana. Dall'inchiesta emergerebbe come Gelli avrebbe cercato più volte di incontrare Gorbaciov. 4 giugno 1996. Il collaboratore del Sismi e del SISDE, a suo dire, Francesco Elmo, ora divenuto anche collaboratore di giustizia, dichiara di aver saputo da Mario Ferraro che il magistrato Paolo Adinolfi, scomparso il 2 luglio 94, sia stato ucciso da uomini della banda della Magliana, su incarico di settori deviati dei servizi. Secondo Elmo, Adinolfi sarebbe stato eliminato perché voleva fornire a un suo collega, che indaga sul fallimento di alcune aziende, notizie importanti sui legami fra esponenti dei servizi. Elmo aggiunge di aver lavorato come infiltrato per conto di Mario Ferraro per un paio d'anni. Racconta di essersi infiltrato in un ufficio di un commercialista svizzero per monitorare una società, la Shifco, di tale Said Omar Mounier, imprenditore somalo. Elmo dice di aver lavorato per Ferraro, da lui conosciuto come Bobby, e per un mai identificato Giuseppe Di Maggio. A Ferraro e Di Maggio si sarebbe aggiunto per qualche tempo anche un certo Martellini, alias Michele Finocchi, la persona presentatasi a casa di Alberica Filo della Torre dopo la sua morte e legata al cosiddetto SISDE Gate. A un certo punto Ferraro e Di Maggio avrebbero avvisato Elmo di evitare Finocchi, passato ad un'altra parte, senza specificare a quale parte fosse passato. Ma poco tempo dopo, all'hotel Sheraton di Roma, Elmo avrebbe nel frattempo visto Finocchi, alias Martinelli, incontrare Adinolfi. Ferraro avrebbe quindi avvisato Elmo di abbandonare Roma per non avere anch'egli problemi con quelli della Magliana.
30 giugno 1996. La procura riapre il caso Adinolfi, sulla base delle dichiarazioni di Francesco Elmo. Occhi puntati sulla società in fallimento Ambra Assicurazioni e sulla Fincom Finanziaria, che sarebbero legate ad Enrico Nicoletti, a sua volta accusato di essere uno dei cassieri della banda della Magliana. La Fincom Finanziaria avrebbe anche comprato e venduto appartamenti per conto del SISDE. 1 luglio 1996. Poco prima che il caso Adinolfi venisse riaperto con ritrovato slancio, dopo aver incassato la prima archiviazione, un'agenzia di stampa molto particolare pubblica un articolo altrettanto particolare. L'agenzia è la Publicondor, il cui fondatore è il leader di Avanguardia Nazionale Stefano Delle Chiaie, notoriamente molto vicino agli ambienti opachi dei servizi di quegli anni. Delle Chiaie ospita un articolo dal titolo Caso Adinolfi. Il giudice fu sistemato? 4 dicembre 1996. Luciano Porcari è un uomo di confine fra criminalità e servizi ed è detenuto a Secondigliano, ex dirottatore di aerei negli anni 70, quando aveva cercato di costringere la moglie a lasciargli la figlia. Era entrato in contatto in quegli anni con i consolati, cui aveva cercato di vendere informazioni su presunti golpe in Costa d'Avorio. Porcari è carcerato dal 94 con una condanna a 24 anni per aver ucciso l'ultima convivente ad Orvieto. Prima dell'arresto faceva il mediatore d'affari in ottimi rapporti con il finanziere ed amico Giancarlo Parretti, per il quale aveva anche ispezionato alcune miniere di diamanti in Liberia. Porcari rilascia queste dichiarazioni verbalizzate. Verbale datato 4 dicembre 96, informativa di reato, operazione check to check, pagine da 226 a 235. Operando in attività illecite in Sudafrica, il Porcari conobbe quello che si presentava come responsabile di una compagnia import-export, interessata ai traffici gestiti dal Porcari. Tale personaggio asserì di chiamarsi Fabio Marcelli, in seguito poi identificato nel colonnello dei servizi segreti Mario Ferraro. Quando svolgevo l'attività di broker ho lavorato anche presso la società Dolmen, con sede in Roma, al Largo Argentina. Porcari parla di una società attiva negli ambienti della cooperazione con l'Africa, ma operante anche come facciata per conto dei servizi. Parla di maxi tangenti sugli aiuti umanitari, di corruzione e di strani traffici. Secondo Porcari, la Dolmen aveva una società gemella in via Poma. Porcari dice che nella società di via Poma lavorava come impiegata Simonetta Cesaroni. La povera Simonetta Cesaroni era la ragazza incaricata di stipulare i contratti per conto di questa società, al di là del suo lavoro normale. E quindi, inevitabilmente, era a conoscenza di queste operazioni illecite, che, come ho detto, ho concluso per conto di questa società. Devo precisare che ho conosciuto gli uffici di via Poma nel 1991, al ritorno dalla Liberia. Come vede, tutte le persone che hanno avuto conoscenza delle attività di questa società sono state uccise. – 20 marzo 1997. Viene ipotizzato che Roberto Pancani, il dirigente della banca italo-albanese, morto in suicidio 2 anni prima, nel 95, con un colpo alla testa a Vetralla, conoscesse Mario Ferraro per un'indagine su un traffico di titoli fra Italia e Albania. Il dirigente si sarebbe suicidato nei giardini pubblici sparandosi un colpo di pistola alla tempia, con una 7,65 priva di caricatore. Si trattò in realtà di un'esecuzione? Secondo la famiglia, Pancani era preoccupato per operazioni finanziarie opache, fatte passare per la sua banca. Pratiche poi finite nel mirino del Sismi e in particolare dell'agente Ferraro, che nell'agosto 95 aveva in agenda una missione proprio a Tirana. Maria Antonietta Viali, la compagna dello 007, riferisce che il suo uomo più di una volta aveva parlato al telefono con un tal Pancani. 10 ottobre 1997. Nelle indagini sull'omicidio Alpi viene escusso un possibile testimone oculare,
Ahmed Ali Raje, detto Gelle, che accusa dell'omicidio un suo connazionale, tale Hashi Hassan, detto Faudo, riconoscendolo come uno degli autori materiali del duplice omicidio e precisando di aver assistito personalmente alla sparatoria, mentre si trovava davanti all'hotel Amana. Il 23 dicembre 97, la Digos di Udine riesce a identificare la persona indicata da Gelle, se non che il giorno stesso Gelle diventa irreperibile. 18 luglio 1998. Il PM Ionta formula la richiesta di rinvio a giudizio a carico di Hassan, accusato di concorso in omicidio volontario aggravato. Il 21 settembre Hassan viene rinviato a giudizio. 20 luglio 1999. Hassan viene assolto per non aver commesso il fatto. In nome del popolo italiano, la seconda Corte di Assise di Roma, visto l'articolo 530, capoverso, Codice Procedura Penale, assolve Hashi Omar Hassan dal reato al capo A per non aver commesso il fatto. Ordina la scarcerazione di Hashi Omar Hassan se non detenuto per altra causa. Secondo il collegio, Hassan sarebbe stato offerto alla giustizia italiana dal presidente somalo Ali Mahdi come capro espiatorio per riallacciare i rapporti tra Italia e Somalia. Nella motivazione si legge: il sospetto è ancora più aggravato dal fatto che alcune piste potrebbero portare a ritenere che la Alpi sia stata uccisa a causa di quello che aveva scoperto, per ordine di Ali Mahdi e di Mugne, presidente della Shifco, società a cui appartenevano i pescherecci su cui la Alpi stava indagando. Appare quindi lecito il dubbio che Ali Mahdi possa aver avuto tutto l'interesse a chiudere le indagini, offrendo come capo espiatorio una persona del suo stesso clan. 24 ottobre 2000. Inizia il processo presso la Corte d'Assise d'Appello di Roma sul caso Alpi. Il secondo grado di giudizio ribalta le conclusioni del collegio di prime cure e Hassan viene ritenuto responsabile di duplice omicidio volontario, con l'aggravante della premeditazione, e condannato all'ergastolo. I servizi avevano saputo del sequestro dell'allora presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro 14 giorni prima dell'agguato in via Fani. Primo piano del TG3, Famiglia Cristiana e Liberazione sono entrati in possesso di questo carteggio riservato. Lo hanno fatto periziare e il risultato è compatibile con la data del documento sottoposto a indagine. Vero o falso? Ne parleremo stasera a Primo Piano. Presidente, intanto la ringraziamo per questa intervista perché sappiamo che lei non parla volentieri di questa vicenda. Così. Sì, non ne parlo volentieri. Buonasera al TG3 da Primo Piano. Allora, Moro fu rapito il 16 marzo e questa è una cosa nota. Meno noti invece sono i documenti che noi vi mostreremo questa sera. È un frutto di un lavoro in collaborazione del TG3 Primo Piano di Roberta Serdoz di Liberazione di Famiglia Cristiana. Allora, questi documenti, vediamo il primo. C'è un uomo, G71, che ha un compito, praticamente deve consegnare un ordine di servizio a un altro uomo che si chiama sempre in codice G219. Quest'uomo sta a Beirut, in Libano, e deve avere un compito con questo ordine di servizio, cioè deve ottenere delle informazioni che siano utili alla liberazione dell'onorevole Aldo Moro. Naturalmente niente di strano fin qua. Però c'è una cosa che è molto strana, cioè la data di questo documento. La data infatti è il 2 marzo, esattamente 14 giorni prima, 2 settimane prima, del rapimento di Aldo Moro. G71 naturalmente ha conservato per bene questo documento, inutile dire che l'originale lo ha dovuto nascondere per bene perché ci fa capire può salvargli oppure può addirittura costargli la vita. Gli abbiamo chiesto di mostrarcelo, lui non lo abbiamo potuto seguire nel suo nascondiglio, segreto naturalmente, è andato lui con la sua telecamera digitale, ha filmato, ha preso questo documento in un cunicolo, lo ha filmato e ce lo ha spiegato. Sentiamo. Aspetta, dove siamo? Allora, sei qui.
Ci siamo. Mettiti qui. Quello che mi interessa a voi, ripeto, non mi interessava quasi niente, però vediamolo bene. Questo è il DOL, Ministero della Difesa, queste le torri illustrate della Marina, riferimento G219, Ministero della Difesa, Marina Militare, Direzione Generale SB, oggetto, autorizzazione ministeriale riferita a G219, è autorizzata ad ottenere informazioni di terzo grado, e più se utile alla condotta di operazioni di ricerca e contatto con gruppi del terrorismo MOS medio orientale, al fine di ottenere collaborazione e informazioni utili alla liberazione dell'onorevole Aldo Moro. Al fine dell'autorizzazione sopraddetta, la condotta di operazioni di ricerca da parte del personale militare, marinai di servizio macchine ed ex forchisti della Marina Militare di cui all'organizzazione Gladio. La sua indicata ordinanza dovrà essere eseguita agli ordini e dipendenze di G216. Si certifica che il datore della presente, macchinista navale in forza dal 6 marzo 78 sulla motonave Jumbo M, matricola G71VO 155M, classe 1954, ha ricevuto in consegna il plico contenente numero 5 passaporti e questo ordine, diramato dal SIM, Servizio Informazioni Marina Militare, presso l'ammiragliato e proveniente dal Ministero della Difesa. Documento a distruzione immediata, la data del 2 marzo, dove potete vedere che non ci sono abrasioni, corruzioni, a parte queste macchie di muffa che se aspettiamo un altro paio d'anni questo si autodistrugge. Con la copia di questo documento siamo andati nell'abitazione di Francesco Cossiga, senatore a vita, ex presidente della Repubblica e allora ministro dell'Interno. Che cosa pensa Cossiga di questo documento? Sentiamo. Le devo dire una cosa. Questo documento io non lo conosco, non mi sembra assolutamente autentico e le spiego perché. Perché questo proviene dalla direzione generale del personale militare della Marina, quindi da un ente non operativo ma amministrativo. E operazioni di questo genere non passano assolutamente attraverso l'amministrazione militare, che è cosa diversa dalle forze armate. Quindi non è possibile che si sapesse prima, 2 settimane prima del rapimento? No. Poi un'altra cosa, queste cose vengono di solito fatte in carta bianca, poi quest'ordine diramato dalla SIM, l'acronimo SIM non esiste, il termine ammiragliato non viene usato che per gli edifici in cui ha sede un ammiraglio, e l'ammiragliato non è un ente né amministrativo né militare. Quindi ho motivi di ritenere che questo sia un apocrifo. G71, l'uomo per intenderci che abbiamo visto prima nel cunicolo, si chiama Antonino Arconte, arruolato nel SID attraverso la scuola militare di Viterbo. Ogni sua traccia al Ministero della Difesa è scomparsa. Arconte insomma non è mai esistito, non è mai stato un militare, non ha mai avuto una matricola. Vero o falso? A scovarlo letteralmente possiamo dire che è stato Falco Accame, l'ex presidente della Commissione Difesa della Camera. Antonino Arconte, documenti e foto alla mano, ci racconta che G71 esiste e come. Io dico di essere, non di essere, appartengo, sono ancora vivo, di essere nell'organizzazione Gladio dal 1970, mese di ottobre, in seguito a regolare selezione nella scuola SAS di Viterbo, che è una scuola militare italiana. Non risulta però nell'elenco dei 622 Questo di è Gladio. strano perché,
a me non mi interessa risultare in nessun elenco perché non me ne importa nulla, però è strano perché il mio comandante della scuola di Viterbo, lo stesso che mi ha arruolato nel 70, Fabrizio Antonelli, è invece in quell'elenco. Lei è sicuro che si tratti proprio di Gladio? Cioè, ci sono documenti che fa Organizzazione Gladio, Ministero della Difesa italiano, Repubblica Italiana, che cosa devo pensare? Che è uno scherzo. Dal 70 fino a quando ha lavorato con il SID? Per quello che ne so io, gli ultimi ordini sono del 7 novembre 85. E per quello che invece riguarda il Ministero? Ho scoperto che non c'era più l'ufficio 10° e che non c'era più nessuno, praticamente non esisteva più i luoghi dove andavo a ricevere gli ordini, eccetera, il 4 febbraio dell'86. Lei era G71? G71 che si legge, noi ormai tutti dicono G71, anche io dico così, si legge Gamma 71. Come è entrato in possesso di questo benedetto documento? Io ero semplicemente a Roma e me ne andavo in giro, me ne andato invece di stare nei soliti posti, me ne sono andato all'Euro, i giardinetti dell'Euro, mi sono seduto lì, mi sembrava una faccia conosciuta. Lei pensa che sia il colonnello Mario Ferraro? No, io ho saputo che si chiamava Mario Ferraro, dalla foto sul giornale quando si è suicidato, un mese dopo avermi dato questo documento del quale io sono in possesso. Allora, questo è quanto dice Arconte. Ha consegnato solamente una parte del documento originale, ma questo documento originale è vero oppure è falso, come ci ha detto poco fa Cossiga. Il TG3, Liberazione e Famiglia Cristiana hanno chiesto una perizia insieme, l'hanno fatto periziare dalla dottoressa Gabella, che è il perito del Tribunale di Torino, che si è occupata tra l'altro delle carte che erano state trovate nel covo dei brigatisti a Via Gradoli. La busta che le viene consegnata, e badate bene, è stata confezionata in qualche modo dallo stesso Arconte che l'ha praticamente sigigliata. Continuiamo questo viaggio con Roberta Serdot. Adesso lo metto in bocca questo e tolgo l'audio, perché guai se interrompo le riprese, allora dicono no, ha fatto il trucco. Allora, lo guardate, lo vedete? Si vede? La luce è brutta, ma si vede? È sperato. Quanto? Ni? No. Arco? Che si veda bene. Qui non ce ne sono, per cui si può anche... Eccolo qua. Principalmente sono state fatte 3 indagini, una è stata fatta sulle battiture con i campioni che mi avete dato di confronto, e diciamo che non è stata riscontrata nessuna analogia tecnicamente sufficiente per ritenere che ci sia unicità di macchina tra il campione oggetto di indagine e le battiture di confronto. Quello che si può dire sulla base di un'indagine non ancora completa è che comunque il documento che io ho esaminato può essere tecnicamente compatibile con l'età apparente su questo documento, e che se comunque si dovesse trattare di una falsificazione, si tratta di una falsificazione già piuttosto sofisticata, per cui portata avanti da un esperto, e che comunque risale a 3-4 anni fa. Dunque, il perito dice che questo documento è compatibile. Se è un falso, dice, è stato fatto da delle persone che sono esperte. La Famiglia Cristiana Liberazione va anche oltre, dice delle persone che devono avere delle menti raffinatissime. Che ne dice Cossiga? No, non sarebbe fatto da menti raffinatissime, perché sarebbe fatto da menti che a chi non ha fatto parte di queste amministrazioni, di queste organizzazioni, con tutto rispetto, un giornalista anche bravo come lei, possono impressionare. Ma chi come me lavora in ambienti sporchi da una vita si accorge subito, perché c'è una serie di cose che non possono essere.
2006. Il PM Roberto Cavallone incarica il maresciallo Prili della giudiziaria di Roma di verificare tutte le informative su un presunto coinvolgimento dei servizi segreti nell'omicidio di Vapoma, giunte nel corso degli anni in procura. Dagli accertamenti però non emerge nulla di rilevante. 10 marzo 2010. Pietrino Vanacore si suicida 2 giorni prima della sua deposizione al nuovo processo su Via Poma. L'uomo si è gettato in mare a Torreovo, nella marina di Maruggio, nel Tarantino, con una pietra legata al collo. Ha lasciato anche un cartello in auto per lamentarsi del trattamento ricevuto in quegli anni. Molti dubbi però emergono sul suicidio, visto il bassissimo livello dell'acqua in cui viene rinvenuto il corpo. I giornali hanno sempre adombrato l'ipotesi che a pulire l'ufficio di Via Poma fosse stato Vanacore per tutelare qualcuno. 29 marzo 2011. La prova del DNA sui reperti di Alberico Filo della Torre accerta, in modo che gli inquirenti considerano definitivo, la presenza di tracce biologiche di Manuel Winston Reyes, il cameriere filippino licenziato poco tempo prima del delitto, già indagato inizialmente. Le tracce del suo DNA vengono ritrovate sul lenzuolo utilizzato per avvolgere il capo insanguinato della vittima. Il sospettato, arrestato subito dopo il risultato degli esami, in base al pericolo di fuga, confessa il 1 aprile. Nel decreto di fermo viene menzionato il fatto che Reyes ha dato il nome di Alberica alla figlia, nata nel 1995. Nel processo che ne deriva, Manuel Winston Reyes viene condannato a 16 anni di reclusione, pena confermata anche in secondo grado.